Avete presente, no? Il roaming è quella cosa per cui ci hanno fatto una testa così per anni fino ad inculcarci l'obbligatorietà imprescindibile di attivarlo ogni qualvolta andavamo fuori dai confini nazionali, pena l'impossibilità di collegarci ad internet, manco pregando in ginocchio sui ceci il santo padre Guglielmo Cancelli? Ovvio che sì, che domande, io ancora tremo al solo pensiero di dimenticarmi di farlo, anche perché, diciamocelo gente, in questo nostro oramai più che informatizzato XXI secolo senza internet sei fuori dal mondo, cioè niente app di messaggistica, niente social, niente video di T-Support, ma vi rendete conto? Infattibile, una vita assolutamente sul lastrico. Ma ora che ci penso gente, che cos'è il roaming? Come funziona? Quanto costa? Per quale ragione dobbiamo attivarlo obbligatoriamente per navigare in rete quando siamo all'estero? E soprattutto, domanda da $1 milione, per quale ragione non lo cavano di mezzo una volta per tutte? Ve lo siete mai chiesto? Sì, mi fa molto piacere perché oggi parleremo proprio di questo sua eminenza, il roaming. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente, ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì ore 12:30. Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su T-Support per un nuovo episodio della serie Cos'è e come funziona, nella quale andiamo ad illustrare natura e funzionamento delle tecnologie con le quali abbiamo più spesso a che fare. Oggi è il turno del roaming, spina nel fianco per ogni viaggiatore d'oltralpe che ci siamo trovati tutti quanti ad utilizzare almeno una se non decine di volte nella vita, alcune delle quali purtroppo indebitandoci peggio di Paolino Paperino. Anzitutto, che cosa significa roaming? Questo termine origina dal verbo inglese to roam, ovvero letteralmente vagare, gironzolare, ed è utilizzato soprattutto nell'ambito delle telecomunicazioni mobili per spiegare il principio di rintracciabilità sul territorio, ovvero per identificare l'insieme di procedure, normative e apparecchiature che consentono di rintracciare un X dispositivo mobile che si trova sotto la rete di un X operatore telefonico e metterlo in comunicazione con un altro dispositivo localizzato all'interno della stessa rete o tra reti mobili distinte ma interoperanti. What? In poche parole gente, il roaming non è altro che un accordo internazionale tra società di telecomunicazioni che permette a tutti quanti i clienti di un X operatore telefonico che si trovano momentaneamente all'interno di un luogo nazionale o internazionale, è indifferente, ove la rete del proprio gestore di contratto, diciamo, non è presente, di appoggiarsi temporaneamente a quella di un altro operatore. Ecco, in questo caso si dice che l'utente in questione si trova al di fuori della propria rete madre, ovvero quella con cui, diciamo, ha stipulato il proprio contratto telefonico, ed è però in grado di usufruire della propria offerta voce, SMS e dati appoggiandosi temporaneamente ad un'altra rete detta ospitante. Teoria vorrebbe che se io sottoscrivo un contratto telefonico con, non lo so, TIM per esempio, io sia in grado di connettermi a internet, inviare messaggi e fare telefonate solamente quando il mio dispositivo si trova agganciato ad un suo ripetitore. Ma capite che la cosa sarebbe a dir poco insostenibile, anche soltanto per il fatto che ogni operatore dovrebbe disseminare l'Italia e il mondo intero di antenne proprie. E altrettanto non sarebbe nemmeno possibile l'esistenza di tutti quegli operatori virtuali, gli MVNO, che abbiamo visto fioccare negli ultimi anni come tulipani al sole, ovvero tutti quelli che non posseggono l'infrastruttura necessaria a fornire quel dato servizio ai propri clienti, e per esempio quindi Kena Mobile, Poste Mobile, O-Mobile, Very Mobile e tante altre. Ma ecco che qui entra in gioco il roaming. Mettiamo caso, io sono Vodafone, tu sei Wind, vorrei chiamarti ma momentaneamente mi trovo allacciato ad un ripetitore di TIM. Che cosa succede? Semplicemente che quest'ultimo, il ripetitore di TIM, prende in carico la mia richiesta di collegamento e dopo i dovuti controlli del caso, i quali ovviamente andremo a spiegare tra pochissimo, farà da tramite per consentirmi di effettuare la telefonata. 3 operatori, 2 smartphone, una sola chiamata. In breve, roaming. Contrariamente a quello che è l'immaginario collettivo, non esiste un solo tipo di roaming, bensì 2, anche se in realtà a voler essere pignoli si potrebbero anche suddividere una serie infinita di sottocategorie, delle quali per oggi non andremo a parlare, anche perché finirei solamente per riempirvi la testa di noiosi tecnicismi utili soltanto ad allungare il video e nient'altro, per cui sapete benissimo, evitiamo, va? Quando si parla di roaming è bene anzitutto fare distinzione tra i concetti di roaming nazionale e di internazionale, dei quali comprendere la differenza direi quanto mai elementare, dato che il primo si ha entro il territorio nazionale, mentre il secondo internazionale. E sebbene fino a pochi anni fa questa distinzione avesse un certo peso sia in Italia come all'estero, ad oggi con il termine generico di roaming si suole intendere sempre quello internazionale, per quanto, lo specifichiamo, esistano ancora entrambi.
Quando visitiamo una nazione straniera, infatti, possiamo continuare a sfruttare il nostro smartphone appoggiandoci a un operatore presente nel paese in cui ci troviamo, ovvero, rifacendomi all'esempio di poc'anzi, mettiamo il caso che io mi trovi in Spagna e che il mio operatore, non so, TIM non sia presente. Essendoci un'assenza della mia rete madre, potrò andarmi ad appoggiare ad esempio a Movistar e sfruttarla come rete ospitante. Tutto chiaro? Next, attenzione, perché come vi accennavo poc'anzi non esiste una sola tipologia di roaming, bensì due, il roaming e il roaming dati. Il primo, quello così chiamato roaming e basta, è quello che ci permette di utilizzare la nostra offerta voce ed SMS anche quando ci troviamo appoggiati ad una rete ospitante. Mentre invece il roaming definito dati è quello che ci permette di fare la stessa cosa ma con la nostra connessione dati, di modo da poter navigare su internet. Ok gente, chiappe in spalla perché qui cominciamo a fare sul serio. Il processo di roaming, chiamiamolo voce, ovvero quello che interessa voce ed SMS, si compone di due fasi distinte, ovvero location update e mobile terminated call. Nella prima fase lo smartphone appena acceso oppure appena tolto dalla modalità aereo verifica, attenzione, la non disponibilità della propria rete madre e nel caso sia davvero così tenta di connettersi ad una delle altre presenti nel proprio raggio d'azione, ovvero la famosa rete ospitante, la quale a sua volta si occuperà di contattare la rete madre di quella specifica SIM per richiedere informazioni su di essa, incluso se abbia anche l'autorizzazione per connettersi in roaming, niente affatto scontato. Se poi tutti questi controlli avranno poi esito positivo, allora ecco che l'utente potrà connettersi alla rete ospitante e sfruttare pienamente la propria offerta telefonica. La seconda fase invece è quella che si attiva nel momento in cui l'utente cerca di avviare una telefonata e, sorvolando volutamente anche in questo caso sui 1000 tecnicismi del caso che non servirebbero assolutamente a nulla, vi basti sapere che tutto parte da quello che in gergo viene chiamato MSISDN, ovvero in parole povere il nostro numero di telefono compreso di prefisso internazionale, utile a capire in quale paese inoltrare la chiamata, verso quale operatore e su quale rete mobile, elementi fondamentali per il buon esito della chiamata. E se ora vi state chiedendo per quale ragione non avete mai sentito parlare di questo roaming voce, è presto detto, fondamentalmente perché il nostro smartphone, quando andiamo all'estero, si collega automaticamente a tutte le reti ospitanti senza che sia necessario alcun intervento da parte nostra, per cui è sempre stato lì in realtà, ma semplicemente non ve ne siete mai accorti. Ed è tra l'altro poi per sempre questa ragione che quando si parla di roaming, senza aggiungere ulteriori specifiche, si suole intendere di default quello dati. Ciò però solamente per quanto riguarda il roaming voce, perché infatti il roaming dati sfrutta una procedura diversa ed estremamente più complessa, la quale anche in questo caso eviterò di spiegarvi per non ridurvi il pappa al cervello con dati dei quali vi preme sapere meno di cosa ho mangiato stamani per colazione. Latte e biscotti comunque, caso mai vi fosse venuto il dubbio. Ciò che vi interessa sapere davvero è che la sua logica di fondo riprende molto quella del roaming voce, in quanto anche qui avviene un collegamento e un dialogo tra più reti di telecomunicazioni, ma come dicevo poc'anzi, in passaggi e metodologie differenti. Qui gente ci apriamo ad un bivio, ovvero se stiamo parlando di territorio europeo oppure extraeuropeo. Chi ha viaggiato all'estero prima del 2007 ricorderà i costi allucinanti del roaming e semmai per suo malgrado si è trovato a doverlo utilizzare. Tuttavia, per fortuna, appunto dal 2007 è stato varato un nuovo regolamento noto col nome di Eurotariffa, il quale ha obbligato tutti quanti i gestori di telefonia mobile ad abbassare i costi del roaming e standardizzarli in oltre 30 paesi. Tuttavia è stato solo dal 15 giugno 2017 che la situazione è cambiata per davvero. Con un apposito regolamento, infatti, il Parlamento europeo ha stabilito che i costi di roaming all'interno del territorio continentale fossero del tutto azzerati. Ciò significa che ad oggi chiunque possegga una SIM con un qualsiasi operatore telefonico attivo in territorio europeo potrà sfruttare pienamente la propria offerta telefonica all'interno del territorio europeo, anche in questo caso, senza dover pagare alcun costo aggiuntivo. E finalmente, dico io. Discorso diverso, people, è invece se si parla di territorio extraeuropeo, dove il roaming ha ancora dei costi e delle restrizioni davvero non indifferenti, ma dei quali posso parlarvi soltanto sommariamente, dato che dipende tutto dal vostro operatore di appartenenza. Diciamo che però in linea di massima, e prendete però attenzione questo dato con le pinze davvero, si parla di una cifra che ondeggia tra i 6 centesimi e i 5 euro a megabyte, quindi veramente una cifra allucinante. Spendete meno a prendere un
un piccione, addestrarlo, legargli una pergamena alla zampina e spararlo oltre il continente per consegnare il vostro messaggino. Pertanto, gente, e lo dico per voi, prima di viaggiare all'estero in un paese fuori dall'Unione Europea, prendetevi 5 minuti per fare un salto dal vostro operatore e chiedere un'offerta dedicata, la quale, seppur solitamente molto costosa, vi permetterà di non ipotecare la casa. E con quest'ultimo argomento, gente, chiudiamo il video di oggi, nel quale spero di avervi liberato qualcosa di interessante e che ancora non conoscevate. Sapevate cosa significa roaming? Sapevate come funzionava? Avete mai speso decine di euro per esservi sbagliate ad attivarlo? Io sì, e non è stato davvero per niente divertente. Ma ditemi la vostra, cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione? Che cosa pensate del video di oggi? No, forse questo l'avevo già detto, per cui... Ma vabbè, insomma, avete capito, gente, non stiamo a perderci in inutili sottigliezze, che il video è finito. Io come sempre vi ringrazio di avervi seguito. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.